Ma veramente tu pensi di sapere cos'è la zona di comfort? Secondo me non lo sai molto bene. Andiamolo a vedere in questo primo episodio del podcast Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort zone. Comfort zone. Comfort zone. Ciao, io sono il dottor Emilio Gerboni e in questo primo episodio del podcast Comfort Zone parleremo proprio del concetto di comfort zone. Insomma, mi sembra abbastanza ovvio partire cercando di fare alcuni chiarimenti proprio su questo concetto ormai strabusato e diciamo che sostanzialmente è stato un pochino svilito come concetto, cioè ha una reputazione non proprio buona questa zona di comfort. È stato aggredito da guru, da formatori, da medici, da psicologi, da tutti, perché molte volte noi ci dimentichiamo anche un po' la storia. Infatti anche nel mio libro La vita inizia nella comfort zone diciamo che ho proprio ripercorso la storia andando parecchio indietro nelle origini di una parola, di un termine abbastanza recente, perché risale al 1980 circa, insomma. Quindi capiamo che stiamo parlando di qualcosa che appartiene fortemente alla nostra cultura e alla nostra epoca e al nostro modo di vedere le cose, di rapportarci con la realtà. Ma andiamo prima di tutto a vedere quali sono i fraintendimenti concettuali che hanno portato questo termine ad essere considerato una schifezza totale. Innanzitutto, quando noi pensiamo alla zona di comfort, cioè, o meglio, quando voi pensate alla zona di comfort, non io, chiaramente, perché se no non ti potrei spiegare il significato. Pensiamo a un'idea di staticità, a un'idea di assenza di movimento, di cambiamento, non di dinamicità. Pensiamo a malessere, quindi pensiamo a uno stato di diciamo insoddisfazione, diciamo di noia, diciamo di una quiete, però non ricca di gioia, di allegria, ma bensì diciamo di apatia. Ecco, l'apatia diciamo che probabilmente è lo stato più associato alla comfort zone. Pensiamo a una ripetitività, quindi a una serie di abitudini che vengono ripetute senza mai sperimentazione di cose nuove, e quindi di ripetere una routine costante che si ripete nel tempo. Ora tu penserai, beh, sono tutte cose vere, quella è la comfort zone. Se sono qui a spiegartelo significa che non è così. Inoltre pensiamo anche a un livello di risultati e di performance, diciamo, scadente, comunque mediocre, non l'eccellenza della performance. Quando tu pensi quello in comfort zone, solitamente non pensi proprio come associazione, perché poi se uno ci riflette inizia magari a ragionare, quindi attivare il neurone, inizia a pensare, beh, però effettivamente non è detto che uno in comfort zone abbia dei risultati nella media, diciamo, o sotto la media o scarsi, non è detto. Però diciamo che quello che viene in mente, proprio perché abbiamo detto che la reputazione non è buona, è quindi qualcosa di non positivo, quindi segno negativo su la parola comfort zone. Inoltre, e direi questa è una delle conseguenze peggiori di questa brutta reputazione della parola comfort zone, chiaramente tutti coloro che vengono percepiti come sguazzare all'interno della zona di comfort
non vengono visti altrettanto bene. Mentre dico questo, c'è tra l'altro anche l'altro fraintendimento, cioè la zona di comfort non è un luogo. Non è che tu sguazzi in un luogo confortevole. Non si tratta di uno spazio fisico, non è il divano la zona di comfort. Quindi non ha senso alcuno parlare di una persona che sguazza in un luogo comodo. Comunque dicevamo, le persone che sono però percepite, quindi già partiamo da questo errore, no? Sono percepite come se sguazzo nella zona di comfort e vengo visto come una persona fragile, come una persona debole, come una persona mediocre, come una persona fifona, come una persona sfigata, una sorta di nullità, una persona che non sa affrontare la vita, che non la sa godere, come se godersi la vita fosse un merito. Ma che ve ne frega a voi se pure non mi godessi la vita? Quindi diciamo che però è un modo di stigmatizzare le persone, e quindi l'esortazione esci dalla zona di comfort è un po' come quando da adolescenti, ora se mi stai ascoltando e sei un adolescente, quindi magari non so se funziona ancora così, io sono un pochino boomer quindi non lo so, però era un po' quando si cercava di forzare qualche ragazzo a fumare o a bere, perché bere e fumare era da fighi, e quindi dicevi tu non fumi, sei sfigato, perché che un po' è la stessa cosa se ci pensiamo, no? Quindi queste dinamiche un po' adolescenziali che si ripropongono anche nella fantomatica vita adulta, che non si sa quando inizia, se inizia, boh, chi lo sa. Comunque, quindi, questo sarebbe l'idea del concetto di comfort zone, così come è arrivata al grande pubblico, e anche per questo un motivo per cui io diciamo difendo a spada tratta la zona di comfort, non solo per questo, ma perché appunto, essendo il mio lavoro quello di aiutare le persone ad evolvere, chiaramente avere una concezione errata dell'evoluzione impedisce alle persone di evolvere, e quindi bisogna partire con le basi per insegnare come si evolve adeguatamente, stando bene, invece che prendere dei grandi specchietti per le allodole. Quindi in realtà il concetto di zona di comfort riguarda degli aspetti che sono assolutamente preziosi per noi esseri umani, diciamo, e riguarda quindi in realtà più l'esprimere la propria vocazione, quindi essere allineati con se stessi, con l'agio e il benessere, quindi trovarsi a proprio agio con se stessi, trovarsi a proprio agio con gli altri, trovarsi a proprio agio con l'ambiente, con ciò con cui ci stiamo relazionando, con cui abbiamo un rapporto. Riguarda proprio, come appunto ho definito, un allineamento psicofisico-ambientale. Quando c'è questo allineamento psicofisico-ambientale, l'effetto che abbiamo su di noi è quello di sperimentare bassi livelli di ansia. Comunque in questo caso bassi livelli di ansia significa semplicemente un'attivazione dell'organismo, una vitalità, una vivacità che però non è disturbante, quindi non sperimentiamo fastidio e malessere. Ci sentiamo in controllo della situazione, ci sentiamo appunto capaci di fronteggiare la situazione, e conosciamo quello che stiamo affrontando. Io adesso ti sto sostanzialmente traducendo le dimensioni della zona di comfort che ho descritto in maniera estremamente analitica sempre nel mio libro La vita inizia nella comfort zone, e attraverso le 6 gemme della zona di comfort, e ognuna delle quali ha 4 processi sottostanti che ne determinano appunto lo stato di adeguatezza, affinché noi possiamo sperimentare questa condizione di agio, che si traduce nei termini che stavo dicendo prima, cioè mi sento padrone della situazione, mi sento the king, the queen, non so come dirlo, cioè sto bene in questa situazione qui, e almeno a un livello variabile, perché comunque poi l'altro aspetto è che questo allineamento può essere
non è o tutto o niente, è un allineamento che può essere più profondo o parziale, superficiale, e quindi alcune dimensioni possono essere sfalsate e potremmo rappresentarlo appunto anche graficamente con un cerchio che di queste 6 dimensioni, di cui una è diciamo più sgonfia, una più gonfia, e il nostro compito è quello di fare in modo che si formi appunto tutto questo cerchio, che ci sia nella pienezza. Però da un punto di vista dell'esperienza dell'essere nella zona di comfort, è come se noi più in profondità siamo nella zona di comfort, più siamo al centro di questo fantomatico cerchio dell'agio, più che sul bordo esterno. Più siamo verso il bordo esterno, meno siamo a nostro agio, ma comunque siamo a un buon livello. Quindi questo è ciò che rappresenta l'essere nella zona di comfort. Ora veniamo all'aspetto che probabilmente rimarrà un pochino, come dire, ti lascerà qualche dubbio rispetto a quello che sto dicendo, ma comunque abbiamo tutto un podcast da fare, quindi non mi aspetto che in un primo episodio quest'idea che è stata macinata con parole su parole per anni venga smantellata in 2 secondi. Magari sì, effettivamente potresti risvegliarti dall'incantesimo immediatamente ascoltando quello che ti sto dicendo, però non me lo aspetto. E l'aspetto appunto che dicevo che potrebbe invece non calzarti mentalmente è quello del dire sì, ma perché allora una persona che si trova in questa situazione come dire non migliora, non cambia, non migliora i suoi risultati? Perché l'altro aspetto della zona di comfort è quella di presentare dei risultati stabili nel tempo, quindi di non migliorare i suoi risultati. Beh, semplicemente perché è una cavolata, cioè nel senso, questo è quello che viene detto, ma in realtà una persona che non migliora i suoi risultati, non tende a migliorare i suoi risultati, ci sono diverse spiegazioni per questo, una delle quali non è nella sua zona di comfort in realtà. Quindi banalmente, ora proprio nell'ambito della performance pura, dato che il concetto nasce nell'ambito della performance professionale, però non nell'ambito sportivo, però nasce come diciamo elemento di misurazione delle performance. Pensiamo a un atleta dei 100 metri. Questo atleta si allenerà, correrà e poi probabilmente migliorerà i suoi risultati. Se non migliora i suoi risultati, significa che sta facendo qualche cosa che non lo porta a migliorare i risultati, oppure semplicemente è arrivato al suo limite. Cioè, ricordiamo anche che una persona ha anche un limite diciamo fisiologico oltre il quale, per superare diciamo quel limite, c'è da fare qualcosa di veramente drastico a seconda delle situazioni. Quindi anche quest'idea che una persona può arrivare dovunque vuole, che chiunque ci può arrivare da qualsiasi parte a qualsiasi livello, capisci che è un'altra boiata intergalattica. Quindi in realtà poi appunto la distinzione è quella che va fatta tra fase di allenamento, apprendimento e fase di performance. È difficile che una persona dia risultati migliori in performance. Per esempio nel lavoro è difficile che una persona si allena a lavorare, cosa sbagliata tra virgolette, però diciamo che non è così immediata l'idea mi alleno per il lavoro, no? Cioè dipende dai lavori, chiaramente è chiaro che esistono tanti lavori dove c'è formazione, però è ancora qualcosa che non è paragonabile all'ambito sportivo, dove parte del lavoro è allenarsi quotidianamente. Un po' noi abbiamo questa divisione per cui lo studio l'abbiamo fatto prima e poi andiamo a lavorare. In realtà mantenere un sano atteggiamento di allenamento costante è qualcosa che poi permette di migliorare i risultati. Però adesso te lo stavo spiegando solo per il discorso di togliere questo dubbio rispetto al miglioramento personale, che appunto è un
pregiudizio, un presupposto falso da cui si ragiona, no? Invece chi l'ha detto che non si migliora, anzi se una persona a suo agio evolve senza nemmeno stare a pensare che deve migliorare i risultati. Bene, io spero che in questo primo episodio di Comfort Zone io ti abbia dato qualche spunto per iniziare ad entrare nella nostra logica di evoluzione comoda e ti aspetto per il secondo episodio. Ciao dal dottor Emilio Gerboni, stay cushy, not pushy. Ciao. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.